Bentornati in questo nuovo video. Oggi abbiamo con noi di nuovo Camilla e oggi Camilla risponderà alle domande che sicuramente si fanno tutte le persone che non praticano o che non conoscono il karate. Sigla! Sono domande che si fanno regolarmente, ma possono essere anche delle domande e delle risposte dai quali altri maestri o altri praticanti possono prendere spunto per rispondere a tutte quelle domande che i principianti sicuramente faranno a proposito del karate. Bene, come ho detto, con noi abbiamo Camilla. Camilla pratica karate da quanti anni, Camilla? 15. Voce. 15. Camilla pratica karate da 15 anni, negli ultimi anni ha iniziato anche lo studio del Kobudo e oggi sentiremo che cosa ne pensa e che cosa risponderà alle nostre domande. Prima domanda: se io fossi principiante, la prima domanda che farei a Camilla sarebbe questa. Camilla, che cos'è il karate? Allora, il karate intanto è un'arte marziale che è nata in Giappone, nell'isola di Okinawa, che appunto si basa su una serie di tecniche per la difesa e per attaccare appunto. E ovviamente poi c'è da fare una distinzione perché comunque il karate è nato in un certo modo, però poi nei secoli si è sviluppato e oggi si assiste a una differenza tra il karate tradizionale quando è nato e il karate sportivo che alcuni frasi fanno oggigiorno. Una domanda curiosa questa, Camilla. Che differenza c'è tra Shotokan e Shotokai? Cosa vuol dire? Shotokai e Shotokan oggigiorno sono comunque conosciuti abbastanza anche da chi non pratica il karate come due stili del karate diversi. In realtà però la cosa curiosa è che in origine non erano due stili del karate, ma volevano dire la stessa cosa. Infatti Shotokai era l'organizzazione, insomma, lo stile che veniva praticato, mentre Shotokan era il nome del dojo, quindi volevano dire appunto la stessa cosa. È solo in seguito alla morte del maestro che poi si sono creati due gruppi diversi con... Sì, è vero, il karate era molto simile, però comunque ci sono delle differenze all'interno dello stile. Bene, terza domanda. Qual è l'obiettivo di iniziare o perché uno dovrebbe fare karate? Qual è l'obiettivo che si deve porre? Allora, a me spesso quando dico che pratico karate mi chiedono qual è lo scopo, vuoi diventare cintura nera, ma sei già cintura nera perché continui ad andare agli allenamenti e così via, perché si pensa che comunque c'è un certo obiettivo da raggiungere che è la cintura nera, dopodiché non c'è più niente da imparare. Mentre invece penso che il karate, come un po' tutte le arti marziali, sia qualcosa di molto più complesso di così. Infatti spesso dico quando uno raggiunge la cintura nera in realtà inizia il vero allenamento, perché comunque oltre a essere uno sport secondo me è proprio una disciplina che aiuta a formare nel carattere, nella sicurezza di sé e quindi è una cosa che ti aiuta proprio non solo a livello fisico ma anche a livello spirituale, comunque di comportamento, ed è per questo che penso che non per forza si debba avere un obiettivo, uno scopo materiale da raggiungere, perché comunque poi uno non trova nemmeno più la passione, invece bisogna sempre trovare qualcosa che continui a appassionarci per portare avanti la disciplina. Il consiglio quindi che si può dare è quello di trovare non solo uno scopo materiale, un obiettivo fisico, ma un qualcosa di più che proprio vi continua a far appassionare nell'arte marziale, per cui possiate portare avanti la passione della disciplina. Prossima domanda. Camilla, è difficile imparare il karate? Sicuramente sì. A parte che parto dal presupposto che comunque imparare qualunque cosa, se uno lo vuole imparare davvero a modo, insomma approfonditamente, non può essere facile. E questo penso valga un po' per tutto. E nel karate, nelle arti marziali in generale, nello specifico, perché comunque richiede appunto non soltanto delle caratteristiche tecniche, fisiche, quindi ad esempio una buona preparazione fisica, ma anche richiede per esempio una particolare concentrazione, un particolare impegno. Quindi ci sono un insieme di fattori che rendono l'apprendimento molto difficile, però sono anche sicura che se uno è appassionato e davvero vuole impararlo non è poi una cosa così impossibile. Quindi state tranquilli perché anche se è difficile ma voi siete appassionati, la pratica e l'apprendimento saranno più semplici e anche più divertenti. Prossima domanda. Praticando karate, mi farò del male? Ovviamente sì, si finisce all'ospedale, un giorno sì e l'altro pure. No, scherzo, ovviamente è un'arte marziale, quindi non ci possiamo aspettare di non farsi mai niente, però comunque è una cosa controllata che soprattutto per i principianti si usano le protezioni e così via.
Nel tempo, se ci si abitua ad esempio poi a fare kumite senza protezioni, è ovvio che può succedere di scontrarsi, però si tratta comunque sempre di piccoli traumi che si risolvono da soli in 1 o 2 giorni e che comunque fanno parte della pratica, perché comunque un buon combattente deve anche imparare a sopportare un po' il dolore per poter combattere. Quindi state tranquilli, ci si fa un pochino male a volte, però niente di eccessivo. Ok, quanto durano le lezioni di karate? Quanto devono durare le lezioni di karate? Allora, ovviamente dipende da dojo a dojo, ognuno ha le sue regole e i suoi orari. Generalmente qui presso la nostra scuola facciamo circa 45 minuti di preparazione fisica e di rinforzo anche muscolare e poi più o meno 1 ora e un quarto di allenamento effettivo. Ovviamente appunto come ho già detto dipende un po' dalle varie scuole, però il consiglio che diamo è comunque di allenarsi 1 ora e mezzo per almeno 2 o 3 volte la settimana per raggiungere Un buon risultato. Minimo 1 ora e mezzo per 2 o 3 volte a settimana. È un buon programma, certo. Ok, io mi iscrivo a karate, quanto tempo ci vuole prima che io possa diventare bravo? In un certo senso tutta la vita e forse non basta, nel senso comunque è vero, appunto spesso io magari mi chiedono fai karate da quanti anni? Dico 15, allora sicuramente saprai tutto. E io rimango un attimo un po' così e mi dicono ma come dopo 15 anni? Gli dico ma in realtà ho tanto ancora da imparare perché mi sento ancora una principiante, anzi spesso e volentieri, e mi dicono ma non è triste magari o non è un po' insomma brutto che dopo 15 anni ti senti ancora principiante? In realtà no, perché comunque la bellezza secondo me sta anche in questo, no? Da scoprire sempre nuove cose e mettersi alla prova. Quindi io vi consiglio di iniziare il percorso non con l'obiettivo di imparare tutto subito, ma di gustarvi nel tempo quello che imparate via via. Ok, mi iscrivo a karate e devo indossare questa strana divisa? Sì, direi di sì per più motivi, insomma, prima di tutto perché comunque la tradizione che si tramanda, di questa tradizione fa parte anche uno specifico tipo di abbigliamento. Poi comunque è comodo, è fatto apposta per chi pratica karate appunto, e poi anche per una questione Sì? di disciplina. È anche una questione di disciplina perché comunque in un'arte marziale non conta soltanto come in qualunque sport quello che fai, ma anche un insieme di cose, tra cui l'abbigliamento che deve essere sempre in ordine e sempre in un certo modo, perché appunto fa parte dell'arte marziale, quindi non è come andare in palestra, che uno può andare in tuta, in pantaloncini o in leggings, ma richiede appunto una disciplina che è per esempio arrivare in orario e indossare determinati abiti. Ok, la cosa che mi piace di più del karate è che voglio la cintura nera. Come faccio a diventare cintura nera? Allora, dipende cosa si intende. Se si vuole prendere si può tranquillamente acquistare in un negozio di articoli sportivi. Se invece la vogliamo prendere comunque seguendo un determinato percorso, richiede tanti anni di allenamento, richiede di partecipare agli stage, richiede di perdere meno lezioni possibili e piano piano di superare ogni esame che si trova prima di prendere la cintura nera. Quindi non c'è un tot di anni stabilito, però comunque è un percorso che dura diverso tempo. Devo imparare il giapponese se voglio praticare karate? Allora, per fortuna non è obbligatorio. Comunque, diciamo appunto, a parte gli scherzi, non è necessario, perché magari c'è chi inizia il karate e già conosce un po' di giapponese, o ci sono anche persone che appunto poi si appassionano al mondo giapponese a 360 gradi e quindi vogliono poi imparare anche un po' la lingua, come ho fatto io o hanno fatto altri ragazzi, però non è necessario. E comunque nel corso del tempo qualche parola base si impara necessariamente, come ad esempio a contare. Poi oltre a contare o altre piccole parole, sicuramente tutte le tecniche vengono sempre chiamate in giapponese. Ovviamente all'inizio i principianti fanno più fatica a ricordarsi i nomi, però state tranquilli perché come per tutti nell'arco poi del tempo, nel passare del tempo, si imparano senza problemi. Ho sentito dire da molti che il karate è al pari di una religione, quindi il karate è una religione? Di fatto no, perché comunque una religione è una cosa totalmente diversa dal karate e da un'arte marziale, quindi si tratta completamente di un'altra cosa. E appunto il maestro, se uno gli chiede, gli ha fatto forse io da piccolo questa domanda e aveva risposto assolutamente no, il karate è uno stile di vita. Quindi andate tranquilli che se entrate in un dojo non entrate in una setta ma in un gruppo sportivo.
Bene, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando continuate a iscrivervi al canale, commentate perché io rispondo a tutti i vostri commenti, condividete i miei video, lasciate like perché se vi piace il karate, le arti marziali, i samurai, insomma tutto quello che riguarda questo meraviglioso mondo, non potete che supportarmi come semplicemente iscrivendovi al canale del Dacioryu. Iscrivetevi al Al canale canale del maestro. Come rovinare tutto. Sì, come tutt'altro. Non potete che supportarmi semplicemente come? Iscrivendovi al canale del maestro Lorenzo. Iscrivendovi al canale. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!